Fino adesso siamo stati abituati a degli unboxing di vetture svolti in modo tradizionale. Si partiva sempre dalla vettura all'interno della sua confezione, si valutava bene l'aspetto estetico guardandone la carrozzeria, sia dentro che fuori, e poi si passava al telaio. Infine la prova in pista per valutare le reazioni della macchina, la sua guidabilità e soprattutto il tempo in pista basandoci sul cronometro. Oggi invece vogliamo fare una cosa un po' più particolare. Infatti qui sul tavolo di Slot Car Tech, come vedete, non abbiamo la confezione di una vettura ma di 3 parti separate. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech, un canale che parla di slot car a 360 gradi. Se vi piacciono le slot car, se vi piace metterci mano, se vi piace conoscere la tecnica nella preparazione ma anche il metodo di guida in pista, se volete saperne un po' di più e curiosare all'interno di questo fantastico mondo, beh allora ragazzi siete nel posto giusto. Oggi, sfruttando il fatto che stiamo preparando alcune vetture per la 24 ore di Modena che si svolgerà intorno a fine giugno, ci troviamo davanti ad una vettura un po' particolare. Sì, perché qui abbiamo la confezione della sola carrozzeria della Ferrari 312 BP, una vettura leggendaria soprattutto per quanto riguarda le gare Endurance Classic. Insomma, un unboxing un po' diverso dal solito ma sicuramente non meno accattivante, per cui mettetevi comodi e andiamo ad iniziare questo nostro nuovo viaggio. Come vedete ragazzi, abbiamo 3 confezioni. Abbiamo la carrozzeria qui all'interno di questa speciale confezione di Slot It, poi un telaio qui con la marca Policar e un telaio stampato 3D a polvere, e poi anche l'abitacolo. Questo ha il marchio Slot It ma è sempre comunque un abitacolo stampato a polvere. Andiamo ad aprire i 3 componenti, andiamo ad analizzarli uno per uno e partiamo proprio dal componente principale, ovvero dalla carrozzeria di questa stupenda Ferrari 312 BP. La confezione è particolare perché come vedete c'è solo il cartonato con il marchio Slot It e poi un semplice involucro in termoformato trasparente che ci fa vedere il contenuto della confezione, in questo caso appunto la carrozzeria della vettura. Per aprirlo ci basterà semplicemente andare a separare il cartone dall'acetato trasparente e tirare così fuori la carrozzeria. Ed eccoci qua tra le mani questa stupenda realizzazione di Slot It. Seppure si tratti solo di una semplice carrozzeria, quindi non della vettura completa, anche in questo caso Slot It mette tutta la cura dei particolari che possiamo trovare all'interno di una vettura tradizionale. Sì, perché questa può essere sostituita ad una classica vettura che magari avete già a casa. Stiamo sempre parlando comunque di una sostituzione di una Ferrari 312 BP, perché i telai comunque sono espressamente dedicati ad ogni singola vettura. E guardiamola un po' più nel dettaglio. Beh ragazzi, anche in questo caso la cura dei particolari è decisamente notevole. Mi piace soffermarmi sempre un po' di più all'interno dell'abitacolo di queste vetture perché, come possiamo notare, essendo vetture aperte, l'abitacolo lo notiamo decisamente tanto e in questo caso Slot It ci dà prova della sua qualità costruttiva. Infatti, come notiamo, tutti i dettagli sono stati riprodotti. Guardate il cruscotto, addirittura tutti gli indicatori con le sue lancette, i vari pulsantini e poi anche il logo Ferrari al centro del volante. Insomma, un abitacolo decisamente curato, insomma un abitacolo curato in ogni particolare, così come anche il pilotino. Come vedete la tuta è stata riprodotta fedelmente e poi il casco con delle tampografie lateralmente. In più ha una visiera colorata in modo un po' particolare con un effetto che ci ricorda la classica visiera specchio. Molto bello anche l'attacco dello specchietto retrovisore, uno specchietto retrovisore che come vediamo ha al suo interno una parte riflettente che lo replica in modo fedele. E poi nella parte laterale tutte le tampografie, anche le più piccoline, sono state curate affinché si leggesse perfettamente ogni scritta. Interessante anche il frontale della stessa, molto aggressivo, così come la parte posteriore dove vediamo ancora una piccola parte di motore e poi la zona dei fanali perfettamente replicata
indicata con l'indicatore di direzione di colore arancione e poi i fari posteriori di color rosso. Insomma, ogni particolare è stato riprodotto affinché questa vettura ricordasse quella originale in scala 1:1 nei minimi particolari. Bello e degno di nota anche il piccolissimo parabrezza anteriore, non con il classico colore bianco trasparente, ma in questo caso di colore verde trasparente. Anche questo perfettamente in linea con la vettura originale. E passiamo a girare sottosopra questa carrozzeria, così possiamo ammirarne direttamente anche la parte sottostante. Come sempre Slot It installa un abitacolo minimal per ridurre al minimo i pesi della carrozzeria e come vediamo infatti c'è una parte completamente tagliata. Altre zone in aggiunta sono i due portafari anteriori e poi la parte di motore posteriore. Queste sono applicazioni che chiaramente vanno a rendere anche visibilmente molto più accattivante l'intero modello. E poi ci sono chiaramente altri pezzettini di plastica che vanno a replicare altre zone della vettura, come ad esempio qui nelle parti laterali abbiamo i due tappi carburante e anche altre due aggiunte laterali sempre per alcune aggiunte alla vettura, così come questa piccola sporgenza posteriore che va a replicarci praticamente la presa d'aria con il radiatore che vediamo qui nella parte superiore della vettura stessa. Insomma, sono aggiunte necessarie affinché si possa rendere questo modello bello anche come modello da collezione, non solamente un modello veloce, non solamente un modello prestazionale, ma anche un modello bello da ammirare all'interno di una bacheca. Devo dire che a livello di peso questa carrozzeria non mi sembra poi così pesante. Queste piccole aggiunte non hanno fatto lievitare particolarmente il peso complessivo, ma poi andremo a vederlo meglio con la nostra bilancia. A corredo della vettura chiaramente c'è questo telaio. Mi direte perché un telaio in 3D? Beh, perché la vettura è praticamente andata a ruba e i pezzi di ricambio sono oramai diciamo difficili da ritrovare, per cui Slot It, appoggiandosi al marchio Policar, ha deciso di replicare per questa vettura, per poterla utilizzare anche all'interno di questa 24 ore di Modena, una 24 ore dedicata alle vetture classic della casa italiana Slot It, un telaio costruito in 3D, un telaio a polvere, un telaio super performante, un telaio così come dice l'etichetta compatibile con le versioni Evo 6 del banchino, per cui con i classici 6 punti di attacco. Andiamo così a toglierlo dalla sua confezione, simile a quella che abbiamo già visto per quanto riguarda la carrozzeria della vettura, e andiamo anche a vederlo un po' più nel dettaglio. Questo telaio è identico in ogni sua parte al telaio originale in plastica, però chiaramente è stato riprodotto a polvere in 3D, e questo tutto a vantaggio del peso e anche, per così dire, della torsione dello stesso. Infatti, come vedete, è decisamente un telaio molto flessibile, un telaio che, come vedete, permette il montaggio dei banchini classici di Slot It anche di tipo Evo 6, perché abbiamo infatti 6 punti di ancoraggio, 2 nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore e 2 lateralmente. Presenta anche i classici 4 tromboncini delle marmitte posteriori per dare ancora più enfasi, ancora più realismo al modello una volta finito. Se lo giriamo al contrario, notiamo nella sua parte inferiore anche il marchio Slot It, quindi un telaio al 100% compatibile con quello che è la vettura del marchio italiano. Insomma, non il classico pezzo aftermarket che ci dà la possibilità di preparare la nostra vettura aggiungendo magari quel pizzico di tecnicità in più, ma un vero e proprio prodotto aftermarket che ci permette di andare a far rivivere un modello epico e leggendario della casa italiana. E ancora, come vedete nella parte anteriore ci sono tutti i fori per poter andare a mettere i grani, soprattutto nella sala anteriore, e quindi andare a regolare anche l'assetto della vettura. Fatto decisamente anche molto bene il foro centrale del pick-up, e poi qui le due colonnette che vanno ad agganciare le colonnette della carrozzeria per permettere l'attacco e quindi la giunzione delle due componenti. Il peso? Beh, ragazzi, questo è decisamente un telaio leggero. Poi andremo a metterlo sulla bilancia e ne scopriremo
anche i grammi. E sempre parlando di peso, sempre parlando di competitività, sempre parlando di prestazioni pure, qui abbiamo l'abitacolo. Sì, perché su questa vettura è possibile andare a sostituire l'abitacolo originale con questo abitacolo, diciamo alleggerito, ma in realtà è un abitacolo stampato in 3D che chiaramente per via delle sue caratteristiche ha un peso forse un pelino più ridotto rispetto a quello originale. Anche in questo caso la confezione è molto minimal, marchio Slot It, ci basterà semplicemente aprire la confezione per avere in mano questo abitacolo. A differenza dell'abitacolo originale, come vedete, questo non è dotato di pilotino completo, è stampato in 3D, davvero molto leggero. In questo punto dovrà ancora andare ad essere inserita la seconda parte del pilotino, quindi quello che è il busto con il casco del pilota stesso. Ci sono i vari punti di aggancio che dovranno essere agganciati alla carrozzeria e questo ci dà la possibilità di andare a alleggerire ancora un po' il peso totale della carrozzeria. Questi componenti, ovvero questo abitacolo e aggiungiamo anche il telaio stampati in 3D, possono rendere questa Ferrari 312 BP una vera macchina da competizione. Dicevamo prima che tutto ci sembra abbastanza leggero, in questo caso forse la carrozzeria un po' più pesante per via dei tanti dettagli che sono stati inseriti, però con l'aggiunta di questo abitacolo alleggerito e poi ulteriormente di questo telaio, questa vettura va a competere al pari di tutte le altre, e quindi togliamoci ogni dubbio e andiamo a posizionare questi componenti sulla bilancia. E partiamo proprio dalla carrozzeria, la andiamo a posizionare sulla bilancia e abbiamo un peso pari a 18,1 grammi. Alziamo, riposizioniamo la vettura, 18,1 grammi, quindi un peso tutto sommato non così elevato. Alziamo adesso la carrozzeria e andiamo a fare il peso del telaio, lo posizioniamo sulla bilancia, 4,1 grammi. Alziamo e riabbassiamo, 4,1 grammi. In ultima analisi andiamo anche a vedere il peso di questo piccolo abitacolo sempre in 3D. Lo posizioniamo sul nostro supporto, 0,9 grammi. Facciamo anche per lui le due pesate, lo riposizioniamo, 0,9 grammi. Come vedete ragazzi, questo è davvero un abitacolo super leggero. Se andiamo così a comporre la nostra vettura, otteniamo così una macchina dalle prestazioni sicuramente elevate. Non posso ragazzi chiaramente andare a prendere altre misurazioni per questa vettura perché come vedete è completamente smontata. Non posso neanche farvi vedere la meccanica perché va completamente assemblata, e non posso neanche fare i test in pista perché andando a montare la vettura chiaramente ci metterei del mio, ovvero andrei comunque a preparare una macchina già in stile pronto gara. Non sarebbe quindi una prova realistica, non sarebbe una prova confrontabile con un altro modello appena uscito dalla sua confezione. Però sicuramente andremo a provare la macchina, andremo a metterla a punto con il regolamento Classic dedicato alle vetture del marchio Slot It. Così potremo allora provarla, potremo ammirarla in pista, potremo fare qualche giro e potremo dare anche un parere per vedere effettivamente come vanno questi componenti. Ma secondo me è una scelta azzeccata portarla alla 24 ore. Insomma, una vettura, o meglio alcuni componenti di una vettura che se ben preparati potrebbero competere ad armi pari con tutte le altre vetture della loro categoria. E voi cosa ne pensate di questa 312 BP? L'avete già provata? Avete la versione originale? Oppure avete semplicemente una carrozzeria e non sapevate che esistevano anche pezzi 3D per finirne il montaggio? Beh, scrivetemelo nei commenti perché sono curioso di sapere anche la vostra opinione. Come sempre, se avete trovato il contenuto interessante, se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi piacciono le slot car a 360 gradi in tutte le loro sfaccettature, attivate la campanella, mettete un like e iscrivetevi al canale così non perderete tutti i prossimi contenuti. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.